Una volta imparati i concetti di tempo e misura, non ci resta che parlare del ritmo. E ogni volta che si parla di ritmo emerge sempre una certa confusione. Quasi sempre succede, persino con studenti di conservatorio, che alla richiesta di battere il ritmo di una melodia appena suonata vengano battuti il tempo o la misura. Questo perché purtroppo nel parlato i termini tempo e ritmo si tende ad usarli come sinonimi. A tutti è capitato di sentir dire non va a ritmo, per dire che uno strumento suona più veloce o più lento degli altri, quando invece si tratta appunto del tempo. Sull'origine della parola ritmo sono state date diverse interpretazioni. Quelle che secondo me descrivono meglio il concetto sono, entrambe dal greco, il verbo reo, ovvero scorrere, e il sostantivo reithron, ovvero ruscello. Scorrere si spiega da solo, la musica si sviluppa nel tempo, per cui letteralmente scorre. Ruscello è più curioso. Ma è proprio pensando a come scorre un ruscello che inizieremo a fare luce sul significato del concetto di ritmo. Immaginate un ruscello di montagna che scorre tra i sassi, le anse, a volte salta, a volte passa tra le rocce, a tratti è lento e piatto, non segue uno schema fisso, non si ripete uguale per tutta la sua lunghezza. Se proviamo ipoteticamente ad associare dei veri valori musicali ai vari suoni che queste andature del ruscello producono, ecco che comincia ad avere un senso. È molto interessante sapere che Émile Jacques Dalcroze ideò un codice di corrispondenza tra cellule ritmiche e movimento, sostenendo che i principianti di qualsiasi età avrebbero tratto benefici più immediati vivendo l'esperienza con tutto il corpo. Questa straordinaria idea, dettata dall'osservazione della criticità degli allievi nell'apprendimento del solfeggio, sottolineava come l'apprendimento della musica attraverso il movimento e la corporeità crei un imprinting profondo e duraturo nell'allievo. Anche perché il nostro sistema muscolare è già programmato per natura a trasformare i movimenti in automatismi. Tutti impariamo a stare in equilibrio in bicicletta da bambini. Non importa se poi per 10 anni non ci saliamo più. Appena ricapiterà, useremo quella stessa, memoria muscolare appresa da piccoli e pedalare in equilibrio ci verrà come camminare. La stessa camminata la impariamo da bambini, poi la alleniamo talmente tanto nella vita che non la consideriamo neanche più un'abilità. E proprio la camminata sarà il nostro punto di partenza. Ogni passo rappresenterà la pulsazione, ovvero la cellula ritmica da un tempo, il nostro ta. La novità è che non parleremo subito di frazioni, che per un bambino sono ancora un concetto difficile da padroneggiare, ma di raddoppio e dimezzamento della velocità, imparando che ad ogni valore o cellula ritmica è possibile abbinare un'andatura che gli appartiene perfettamente. Il titti, il ti, il ta, rotola. In qualunque brano musicale il ritmo è una combinazione di tutte queste forme e altre più elaborate. Sorvolando quindi sulle frazioni, perlomeno in un approccio di solfeggio da così piccoli, si va a creare nei bambini una consapevolezza ritmica immediata, che lo vorrà far continuare nel suo percorso musicale, perché non più percepito come una cosa intricata, ma coinvolgente e facile da comprendere. Come sempre, le idee proposte in questi video sono solo una piccola parte del metodo Dalcroze. Per proseguire nel percorso in modo pragmatico, ma anche creativo e disinvolto, sarà necessario uno studio molto più approfondito, sia del metodo stesso, sia dell'improvvisazione pianistica per la didattica. Qualche risorsa ve l'ho messa in descrizione e qualche altro esempio ve lo forniamo sempre su questo canale. Alla prossima!